Se ami la storia della comicità e i grandi comici, non puoi non conoscere la comica leggendaria Lucille Ball. La potrai vedere al cinema interpretata da Nicole Kidman, ma la sua storia è incredibile e soprattutto il contrario di quello che si sapeva. Non la conosci? Beh, allora lascia che ti guidi e tuffati nel mio mondo. 1, 2, 3, 4. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Cos'è? È far ridere senza l'uso della parola. Ma non parliamo di me. Ma oggi parliamo di una leggenda della comicità, una donna incredibile e con un pedigree comico pazzesco. Prima di cominciare ti chiedo di iscriverti al canale e guardare anche altri video sui grandi comici, scoprire la loro vita da star e la loro capacità comica. Lucille Ball è stata leggendaria, ma la sua vita è stata veramente pazzesca. Ha fatto cose immaginabili e la sua figura di impeccabile e simpatica donna nasconde segreti e peccati pazzeschi. Andiamo con ordine. Nasce nel 1911, era una giovane attrice a Jamestown e lei desiderava esibirsi fin dalla giovane età. Si è trasferita a New York da adolescente per prendere lezioni di recitazione, ma è stata eclissata da un'altra futura star della sua classe, Bette Davis. Ha anche studiato danza con Martha Graham per diversi giorni prima che la Graham le chiedesse di abbandonare la lezione. Sei senza speranza come ballerina, sei come un quarterback che inizia a ballare. All'età di 14 anni, Ball ha iniziato una relazione con l'allora 23enne Johnny DeVita, un trafficante che distribuiva alcol illegalmente. Era rude e la picchiava. Mentre cercava di sbarcare il lunario, la Ball ha fatto qualche posa come modella nuda e ha dovuto scroccare cibo per sopravvivere. Mangiava spesso cibo avanzato dei ristoranti locali. È stata brevemente scritturata nella popolare rivista teatrale The Ziegfeld Follies, ma è stata licenziata dopo 2 settimane perché le è stato detto: non sai ballare e non hai tette. Alla fine ha trovato lavoro come modella e mentre cercava lavoro come attrice ha ricevuto consigli da Lela Rogers, madre della sua buona amica Ginger Rogers, che in seguito avrebbe seguito. Se vuoi diventare una star entro 2 anni, fai un provino sul divano del casting, le disse Lela. Questo è il consiglio che ho dato a mia figlia. Ammazza che madre, oh! Ops! Il divano del casting. Qui ti racconto chi ha inventato questo modo di scritturare le attrici. A Manhattan frequentava spesso il famoso Cotton Club, frequentava Albert Cubby Broccoli, famoso per aver prodotto in seguito i film di James Bond, e anche il cugino Pet di Cicco, sì, che è stato il presunto socio di Lucky Luciano. Lui divenne famoso per aver sposato la star Thelma Todd, ma la sua associazione con i gangster ha avuto spesso conseguenze disastrose. Mentre si trovava al Kimberly Hotel di Manhattan, una notte stava facendo il bagno e mentre era immersa nella vasca le hanno sparato addosso e la vasca da bagno è stata crivellata da proiettili. Miracolosamente è rimasta indenne, ma la stanza al piano di sotto è stata allagata. Dopo essere stata scelta per il film di Eddie Cantor, Roman Scandals, la Ball si trasferì a Hollywood. Qui cominciò la sua carriera, oltre 50 film in quel decennio, spesso in ruoli piccoli, non accreditati o a malapena presenti, prima di trovare il suo personaggio comico. Alla fine del 1934 la Ball si ritrovò dal capo della Columbia Pictures, Henry Cohn. Le era stato detto che Cohn era spietato, egocentrico e meschino e che ogni donna sotto contratto con lui doveva sottomettersi a lui sessualmente. Cosa ha detto la mamma di Ginger Rogers? Il divano del casting era meglio del freddo pavimento duro, disse una volta Lucy. E dopo essere andata a letto con Cohn, la Ball ha iniziato a essere scritturata in film migliori. Ma la sua carriera si è ancora evoluta lentamente perché secondo gli agenti di casting non aveva talento per la recitazione e non era abbastanza bella per diventare un sex symbol. La svolta è arrivata da un'altra attrice, sì,
La concorrenza la mutò completamente e fu la sua salvezza. Il suo fallimento diventò la sua forza. Cosa successe? Lucy firma con la RKO. Dopo la Columbia, ma il casting perde continuamente le parti per colpa della rivale e futura superstar pin-up Betty Grable. Questo le ha fatto fare 2 cambiamenti chiave. Per distinguersi dall'attrice bionda, si è tinta i capelli di rosso per la prima volta. Molti credono che questo fosse anche il momento in cui iniziò a prendere più sul serio il suo mestiere. È stato grazie a Grable che Lucille ha smesso di sbadigliare attraverso un film e ha recitato davvero. Negli anni successivi la Ball ha iniziato a distinguersi nel cinema per il suo talento. Nel frattempo ha frequentato personaggi del calibro di Henry Fonda, Jimmy Stewart, Orson Welles e Milton Berle, che è stato la prima persona a parlarle del potenziale della televisione. Dopo aver recitato con successo nel 1939 in The Five Came Back, è stata contattata per l'adattamento cinematografico di una commedia di Broadway chiamata Too Many Girls. Mazza, io ho messo l'inglese. È stato qui che ha visto per la prima volta il protagonista 22enne dello spettacolo, Desi Arnaz. Famoso per le sue avventure con la Grable, con la Rogers e la superstar Carmen Miranda. Come ha confessato in seguito, non riusciva a staccare gli occhi da Daisy dopo che era salito sul palco. I due non si sarebbero incontrati ufficialmente fino al 1940 alla RKO. Il giorno dopo Arnaz si trasferì con lei. La loro storia d'amore sarebbe piena di discussioni brutali e infine di un incredibile successo. Il passaggio alla televisione li ha resi delle superstar. I Love Lucy dal 1951 al 1957 è diventato lo spettacolo più visto in America e lo studio che hanno fondato, i Desilu, è stato uno dei migliori produttori della TV. Might become depressed. Yeah. She might even go off her trolley. Quando la popolarità dello show iniziò a calare alla fine degli anni 50, la coppia mandò in onda una versione ridotta intitolata The Lucy Daisy Comedy Hour. La coppia Lucille Ball e Daisy Arnaz erano gli innamorati d'America, ma fuori dallo schermo la loro relazione era l'esatto opposto dei personaggi che tu vedevi in TV. Risse violente, alcolismo, e lui era un donnaiolo costante e la loro relazione era veramente tossica. La coppia, che aveva 2 figli, divorziò nel 1960 dopo un turbolento matrimonio durato quasi 20 anni. Ma com'era la Lucy comica? Nella sitcom il ruolo di Lucy, la casalinga, sarebbe desolante se non fosse per le sue abilità slapstick di Lucy, un vero e proprio clown. Prima di tutto c'è la sua maschera comica, con i suoi enormi occhi da cerbiatto, incorniciati dalla quantità massima di trucco accettabile, sopracciglia disegnate in un perpetuo stato di sorpresa, ecco, ciglia esagerate e una bocca ricoperta di rosso, rosa o arancione, che sembra che indossi un paio di labbra finte. E naturalmente la sua chioma rosso vivo, non percepibile ovviamente fino a quando gli show non ha iniziato a vedersi a colori. Aveva un piccolo repertorio di reazioni emotive, ampie, rituali. Era la più famosa attrice comica dopo Stan Laurel. Ah, ma è un maschio. Ma poteva anche provocare shock, indignazione, cattiveria, e la sua stessa risata era contagiosa. Aggiungi a questo le sue abilità slapstick e la bomba è nata.
Ai suoi tempi era abitualmente paragonata a Chaplin, a Keaton, a Lloyd, a Skelton, a Harpo Marx, dove con sorpresa ha rifatto a modo suo i loro famosi numeri. Ha ripreso la famosa scena dello specchio di Duck Soap con Harpo su I Love Lucy nel 1955. Si è vestita come il piccolo vagabondo e poi c'è quel pezzo favoloso dove Lucy diventa progressivamente più ubriaca mentre vende un tonico per la salute. It's just like candy. È un'ovvia interpretazione della routine di Red Skelton. La sua routine più famosa di tutte è stata il segmento della catena di montaggio delle caramelle nell'episodio Job Switching, dove rimane indietro e finisce per cercare di nascondere tutti i cioccolatini che stanno tornando alla sua postazione di lavoro. Ti ricorda Chaplin? Lucy era favolosa, travolgente e aveva trovato il suo pubblico. La gente la amava e se tu la guardi ti innamorerai di lei. Ora che sto registrando questo video non è ancora uscito il film sulla sua vita, ma sono sicuro che sarà bellissimo, perché dai, la sua vita non è stata scontata. Lucy nella realtà però muore nel 1989 all'età di 77 anni, Arnaz nell'86 a 69. La coppia, che aveva 2 figli, a quanto pare sono diventati i migliori amici dopo il loro divorzio. Lucille è stata una vera star. Lei può dire dalle stelle alle stalle. No, scusa, riavvolgi. Dalle stalle alle stelle e ha dovuto fare cose incredibili per arrivare al successo. La mia domanda è: quanta gente talentuosa non ha avuto il successo che meritava solo perché non si è venduta? Quanto ha valso quel divano? Iscriviti al canale e lasciami un like o un tuo commento. A presto, al prossimo video.